Bentornati a tutti in questo nuovo video. Allora, ci siamo lasciati così con il telaio più o meno a posto. Abbiamo fatto dentro una V un po' in tutti i punti perché andremo a lisciare poi queste superfici, quindi ci serve che rimanga della saldatura. Avendole lasciate, se le avessimo lasciate così non sarebbe rimasto un bel niente, quindi così le ho messe a posto. Abbiamo recuperato il ferro che mancava e abbiamo fatto una discreta scorta che spero ci basti per finire il grosso. Quindi stiamo finendo di sistemare questi pezzi, che sarebbero questi qui, che nello specifico sono questi. Adesso andiamo a provare questo telaio qui all'interno della macchina, così da essere sicuri che siamo a posto con tutto. Se siamo veramente a posto, abbiamo già dei campioni di questo e di questo, quindi sarebbero questi e questi qui. Tagliamo tutto, puntiamo tutto e vediamo di fare lo scheletro finito. Allora, aggiornamento. Siamo arrivati a questo punto, quindi 2, 4, 6, 8, ne mancano 2, quindi è un pochino pesante e lungo come lavoro, anche abbastanza noioso. Saldature stanno pian piano migliorando, ci sto riprendendo un po' la mano, quindi adesso finiamo di tagliare tutto, finiamo di saldare gli ultimi 2, poi facciamo la modifica al primo, quindi andremo a fare un taglio. Allora vediamo se riesco a spiegarmi. Più o meno per così, dobbiamo mangiare via da qui fino a qui e da qui fino a qui, praticamente dobbiamo andare giù un po' a fetta di salame, usiamo questo termine, per ovviare al fatto che non ci stiamo in quella zona lì. Fatto quello, la chiuderemo con una piastrina, suppongo, e saremo abbastanza a posto. Lì stiamo tagliando l'ultima traversa, che sarebbe quella, e gli scarti li stiamo tenendo tutti quanti al sicuro, perché da qui poi molto probabilmente taglieremo tutte le sezioni lunghe 10 cm che andranno inserite praticamente qui, ok, come è stato fatto sotto, e di conseguenza anche su tutta la parte a salire. Quindi non dobbiamo assolutamente sprecare niente. Dai, sì, finiamo quella parte lì e poi ci rivediamo quando metteremo la prima traversa in macchina probabilmente. Allora, aggiornamento, abbiamo tagliato 2C, ok, una è questa qui sotto, che andranno applicate in questa zona, quindi da qui così si scende e si va contro ancora, per il discorso del pacco batterie, che comunque poi quando sarà montato lo capiremo tutti quanti meglio, me compreso, perché ho ancora dei dubbi. Nel mentre è stata rimossa l'ultima porzione di tetto e quello schifo che c'era montato qui, ok, quindi adesso lì è tutto pulito, e non mi ricordo, lì in quel punto lì abbiamo fatto lo scasso per andare a compensare lì la macchina che è più stretta. Quindi adesso pulito il pavimento, andiamo ad installare la prima, ok, quindi qui la mettiamo in squadra perfetta e dopo andiamo avanti montando le altre 9 fino ad arrivare alla fine. L'ultima andrà modificata qui sotto per il discorso del pacco batterie, ma comunque adesso iniziamo a installare tutte quante tranne l'ultima. Allora, vediamo un po'. Abbiamo installato la prima, ok, qui abbiamo un pochino di agio, idem di là, e adesso stiamo praticamente mettendo questi per tenere la misura a posto. Quindi abbiamo puntato lì, abbiamo montato questi per tenerlo a posto, e sul tetto abbiamo invece montato questa, ok, che è
vediamo che è puntata. Abbiamo cambiato sistema, inizialmente avevamo messo uno di quegli spessori lì, però siccome non li taglieremo noi quelli, e siccome c'è tolleranza tra questo qui, abbiamo deciso di usare questa qui come misura standard di spessore, di modo che se tagliamo questi qua lievemente più corti non andiamo praticamente a falsare, diciamo, il passo delle sbarre, quindi useremo sempre quel sistema lì. Detto questo, per posizionarli andiamo a installare questo, lo appoggiamo, che è 10 cm, la prima traversa che è questa, che non saldiamo per adesso, due spessori che ci danno la misura e la squadra, ok? E andiamo a puntare questo qui, quindi il secondo, così lasciamo un attimo tutta questa zona qui libera per la saldatura e lo aggiungeremo praticamente dopo. Poi qua continueremo a salire e decideremo cosa fare qui e anche in questa zona qui, che dobbiamo un attimo capire come diciamo dividere questo spazio, e anche sì questo qua, quello che va da qui a qui sotto. Quindi 4 sono dentro, ne mancano 6. Come primo impatto è veramente interessante, molto strong. Niente, dai, allora montiamo gli altri e dopo vediamo là dietro cosa combinare. Cari amici, li abbiamo installati tutti meno l'ultimo che dobbiamo modificare per farci stare la batteria. Praticamente andrebbe installato in corrispondenza di questo, quindi capiterebbe, allora vediamo se riesco ok, praticamente capiterebbe qua, e a noi non va bene, perché se dovessimo salire qui mantenendo questo pezzo di ferro non riusciremo a farci stare le altre batterie. Infatti dobbiamo tagliare circa più o meno qui, ok, dove c'è questo segno, tagliare questo montante, rimuovere tutta questa sezione per montare le mensoline che vi ho fatto vedere prima e uscire, ok, con le batterie, perché non ci stiamo in larghezza. Così facendo dovremmo andare ad installare un profilato 5x5 zona qua all'incirca. Quindi in questa parte qui dobbiamo costruire un castello di modo da avere la piantana che sale, una traversa che esce e vada al posto di questa, ok, zona più o meno qui, allo stesso tempo continuare con la greca a salire come sono tutte queste praticamente. E va un attimino pensata, infatti qui sotto non andremo a fare lo scheletro, ma monteremo una piastra spessa 1 centimetro dal pavimento fino a qui circa, di modo da avere tutta questa parte qui isolata, quindi con il polo e la sua relativa connessione distante dal ferro, che passi sotto qui ma che sia allo stesso tempo rigida. Quindi abbiamo studiato di fare una cosa del genere. Adesso togliamo fuori tutto quello che c'è qua dentro, prepariamo le mensoline, le puntiamo lì e lì, facciamo una bozza per, diciamo, sostituire questo, per capire l'altezza, e poi con i 45 gradi eccetera vediamo di capire cosa fare qua dietro. È sicuramente più facile farvelo vedere che spiegarlo, anche perché non ho le idee chiare nemmeno io. Quindi dai, togliamo tutto quanto e andiamo avanti così. Allora, abbiamo rimosso il vecchio telaio, questo l'abbiamo sostituito con uno nuovo. Abbiamo perso una follia di tempo in quanto l'abbiamo sbagliato la prima volta, infatti abbiamo fatto quel lato qui, abbiamo fatto corto di circa 10 cm, quindi abbiamo dovuto rifarlo. E è stato un problema perché ormai avevamo rimosso quello vecchio, non sapevamo più come tenere sulla macchina e vabbè, ormai è andata così. Speravamo di montare questa, diciamo, questo telaio, ma ormai è troppo tardi, vabbè, lo faremo il prossimo giro. E
fondamentalmente è così che siamo rimasti. Manca solo l'ultima traversa. Dopo questo e questo verranno rimossi sia di qui che dall'altra parte. Abbiamo già appoggiato provvisoriamente le extension del piano batterie, quindi l'ultima batteria sarà qui, idem dall'altra parte. Sono solo puntati perché abbiamo qualche dubbio ancora, quindi una volta risolti lo salderemo definitivo. Rimuoveremo anche questo pezzo e tutto questo qua per fare tutta la parte di box battery. Quindi probabilmente andremo nel prossimo episodio ad aggiungere questa traversa, salderemo sicuramente qualcosa qui, probabilmente metteremo una piantana a circa 45 gradi in questa zona per aiutare questa traversa a tenere su quella che è, diciamo, quello che è rimasto della scocca della macchina, e poi probabilmente soldatini e via. E forse inizieremo a guardare la parte davanti di tetto, in quanto dobbiamo sfruttare il ferro che abbiamo prima per le misure lunghe e poi per quelle corte, perché alla fine a fare soldatini va bene, finché dobbiamo puntare, tenere fermo qualcosa va bene, ma preferiamo fare tutto quanto con gli scarti. E quindi niente, fondamentalmente siamo così. Qui adesso siamo perfettamente all'interno della macchina, quindi qua andrà sulla sua mia originale, qua ci sarà un po' di spazio. Magari avremmo potuto azzardare a portare questo taglio un po' più in alto, però abbiamo preferito far così. Abbiamo visto che per il layout che abbiamo in mente all'interno della macchina siamo più che a posto, e quindi niente, verrà costruita continuamente così. Io vi ringrazio tutti quanti, spero di aver portato dei contenuti interessanti. Altrettanto. Ci mancherebbe, certo. E niente, vi ringrazio tutti quanti ancora per il supporto. Ciao a tutti!